Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Arredando casa è davvero comune commettere alcuni errori che rischiano di non darti il risultato sperato. Oggi vorrei parlare di 7 errori che spesso si fanno. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Entriamo nel vivo dell'argomento e vediamo 7 errori che spesso si fanno quando si arreda casa. Mi raccomando di non preoccuparti se hai commesso uno o più di questi errori, è normale, lo abbiamo fatto tutti. Ora però che lo sai puoi sistemare. Spessissimo capita di comprare mobili coordinate per la camera da letto soprattutto, ma anche per soggiorno e sala da pranzo. Questo perché è la soluzione più facile. Dov'è l'errore? Se compri tutto in coordinato, la stanza risulterà monotona e molto difficilmente riuscirà a rappresentare appieno la tua personalità. Con i mobili coordinati tutto sarà perfetto, ma anche tutto piatto, perché ti perderai la possibilità di giocare con i contrasti sia di forme che di materiali e di colori. Il contrasto è uno dei 6 concetti base dell'interior designer, ne parlo qui e trovi il link anche in descrizione. Giocare di contrasto con elementi differenti renderà l'ambiente decisamente più dinamico e piacevole. Questo contrasto inoltre ti permetterà, come detto prima, di esprimere al meglio la tua personalità con elementi che ti possono rappresentare per davvero. Come fare se a casa hai mobili coordinati? Dove puoi, sposta elementi similari magari in altre stanze, scambiando con elementi che abbiano altre forme, materiali o colori. Prova a giocare con i mobili e complementi di casa tua, usa la fantasia, vedrai che già così otterrai un ottimo risultato. Se non è una cosa facile da farsi, comincia a cambiare gli elementi più piccoli come le sedie o cambiare una poltrona con una poltroncina diversa. Capita spesso che se nella stanza ci sono finestre e porte finestre di grandezze diverse, i bastoni siano appesi ad altezze diverse. Questo è un errore da evitare assolutamente perché crea confusione. Il bastone andrebbe sempre posizionato il più vicino possibile al soffitto, ma se questo fosse davvero molto alto, quantomeno devono essere tutti alla stessa altezza. Questo renderà la stanza più lineare, elegante ed armoniosa. Un altro tra gli errori comuni che si fanno arredando casa è usare quadri generici prodotti in serie. Usare questo tipo di immagini o seguire la moda dei quadri con le scritte non apporta originalità ai tuoi ambienti e non raccontano chi sei. Se è vero che un quadro d'autore ha dei costi che non sempre ci si può permettere, è altrettanto vero che si può essere creativi. È importante scegliere pezzi che sembrino fatti per te e che in qualche modo dicano chi sei e ti rappresentino. Quadri dalle forme astratte possono essere la soluzione giusta. Mi raccomando poi di usare le cornici perché rendono i quadri più eleganti e lussuosi. Naturalmente puoi pensare di creare tu stesso i tuoi quadri, magari dipingendo oppure usando delle stoffe. Sii creativo e non avere paura di osare.
L'unica accortezza sarà l'utilizzo dei colori che dovranno riprendere la tua palette. A proposito di colori, un altro errore è quello di non abbinarli correttamente insieme. Capita spesso infatti che si comprino cose senza pensare a come il suo colore impatterà con gli altri presenti nella casa. È quindi molto importante creare una palette colori e per questo ti suggerisco di vedere il video in cui ne parlo, lo trovi qui e anche in descrizione. Poi identifica il colore principale, quello secondario e il colore accento e tieni sempre a mente questo quando compri qualcosa di nuovo. Per i corretti abbinamenti dei colori è importante usare la ruota del colore, con questa non sbaglierai mai e creerai abbinamenti davvero armoniosi. Parlo di questo qui e di nuovo in descrizione. Le piante sono importanti perché ci riportano alla natura, apportano colore e trame, ma bisogna fare attenzione a come e quante se ne mettono. Le piante sono un po' come un quadro, vanno usate in modo corretto. Se scelte bene nella forma, nelle dimensioni, sono davvero un ottimo alleato per arredare. Se hai soffitti alti, per esempio, enfatizza questo elemento con piante grandi. Come ogni elemento decorativo, la pianta deve essere piacevole da vedere, quindi mantienile curate e sane. Naturalmente mettile in vasi che si sposino con lo stile che hai scelto per casa tua. Stesso discorso vale per i cuscini decorativi. Sono belli, apportano colori e trame, ma se sono troppi riempiono e creano disordine. Pochi cuscini di dimensioni e fantasie diverse aiuteranno a decorare in maniera elegante e a dare un po' di ritmo. Cuscino dal colore similare ma di materiale differente oppure un trio con un cuscino dalla tinta unito, uno fantasioso e magari uno geometrico apporteranno un po' di contrasto ma senza appesantire. Le foto di famiglia e dei ricordi dei bei momenti sono un elemento sempre presente nelle nostre case e guai al mondo se non ci fossero. L'errore c'è quando si esagera mettendo foto dappertutto. Cerca quindi uno o due posti dove mettere queste foto e fai in modo che abbiano qualcosa in comune. Usa per esempio la stessa topologia di cornici e metti vicino foto dalle tinte similari. Per un aspetto davvero elegante e uniforme potresti usare foto in bianco e nero. Per dare un po' di ritmo alterna foto di persone a paesaggi, sempre mantenendo i punti in comune. Per non bucherellare i muri in caso di fotogallery, crea una tua composizione prima a terra e aiutati con pezzi di carta. Ne parlo in dettaglio qui e di nuovo in descrizione. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Non esitare a condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare l'argomento, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato con me, a presto, ciao!